Un otre di vino, un nome falso, un palo d'ulivo arroventato nel fuoco. Nella grotta del Ciclope, Odisseo sta per compiere l'inganno più celebre della mitologia, ma questa vittoria avrà un prezzo, una maledizione che lo inseguirà per 10 anni. Una nota per chi ascolta in famiglia. Questo episodio contiene momenti intensi. Se ci sono bambini con te, potresti volerlo ascoltare prima da solo. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica e Fabio da Singapore. Grazie anche a Dalila, Valentina, Sara, Emily e Giuseppe. Grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Lizanel, Tommaso B, Antonino con Natalia. Infine a Laura, Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 251. La vita di Odisseo, episodio 14. Io sono nessuno. Che cos'è un nome? Per i greci il nome non è un'etichetta, è un destino, è l'essenza di chi sei, compressa in poche sillabe. Cambiare nome significa cambiare natura, perdere il nome significa cessare di esistere. Odisseo lo sa bene. Il suo nome viene da odissomai, odiare. È colui che odia e che è odiato, colui che porta e riceve dolore. Glielo ha dato il nonno Autolico, il ladro più astuto della Grecia, il giorno in cui è nato. Un nome che è una profezia. Ma stanotte, nella grotta del Ciclope, Odisseo dovrà rinunciare a quel nome. Per sopravvivere dovrà diventare nessuno. Nella sala di Alcino i Feaci aspettano. Odisseo ha appena sorriso, ha chiesto di riprendere fiato, ma il silenzio pesa. Nessuno vuole attendere. Raccontaci, dice una voce. Cosa hai fatto con quel vino? Odisseo posa la coppa, guarda i nobili Feaci uno per uno, poi riprende. Mi avvicino al Ciclope. Ha appena finito di divorare i nostri compagni. Il loro sangue gli cola ancora dal mento. Nella sala dei Feaci molti non riescono a trattenere una espressione di ribrezzo. Ma Odisseo continua, la voce ferma. Trovo un secchio vuoto tra gli attrezzi della mungitura. Verso il vino nero. Lo porgo al Ciclope e gli dico: tieni, Ciclope, bevi questo vino. L'avevo portato per offrirtelo in dono, sperando che tu avessi pietà e mi aiutassi a tornare a casa. Ma la tua furia è insopportabile. Sciagurato. Chi verrà più a trovarti se tratti così gli ospiti? Polifemo lo guarda con il suo occhio enorme. Per un istante sembra sul punto di afferrarlo, di farne il settimo pasto. Ma l'odore del vino lo raggiunge, un profumo che non ha mai sentito, dolce, intenso, irresistibile. Prendi il secchio, beve. Il vino di marrone non diluito, puro, scende nella gola del gigante come fuoco liquido. Nessun essere umano potrebbe berlo così. Ma Polifemo non è un essere umano e il vino gli sembra nettare divino. Dammene ancora, straniero, e dimmi il tuo nome subito.
perché io ti faccia un dono ospitale. Anche per i ciclopi la terra dona il vino dei grappoli e la pioggia di Zeus lo fa crescere. Ma questo viene dalla fonte dell'ambrosia e del nettare. Odisseo versa, Polifemo beve, versa ancora, Polifemo beve ancora. 3 volte il vino scivola nello stomaco del mostro. Il suo terribile occhio si fa più rosso, più lucido, più lento. Il ciclope sorride. È una smorfia orribile, ma è un sorriso. Il tuo nome, straniero, dimmelo. Odisseo fa un passo indietro. La sua voce è calma, il cuore di ghiaccio. Tu chiedi il mio nome glorioso, ciclope, e io te lo dirò. Ma tu dammi il dono che mi hai promesso. Nessuno è il mio nome. Nessuno mi chiamano mio padre e mia madre e tutti i compagni. Utis, in greco nessuno. Una parola che è un'assenza, una parola che è un vuoto. Polifemo ride. Il vino gli ha sciolto la mente, gli ha reso tutto più semplice, più divertente. Il mio dono sarà questo, nessuno. Io ti mangerò per ultimo, dopo tutti i tuoi compagni. Questo è il dono che faccio a te. Ride ancora. Poi il riso si spegne, l'occhio si chiude, il sonno lo afferra. Il gigante crolla all'indietro, il collo enorme piegato di lato. Dalla bocca semiaperta escono rigurgiti, vino e carne umana. L'odore è insopportabile. Il russare scuote le pareti della grotta. Odisseo si volta verso i compagni. Il momento è arrivato. Il tronco d'ulivo è dove l'ho nascosto, sotto il letame. Odisseo lo tira fuori. È lungo, pesante, aguzzo ad una estremità. La punta è già stata indurita nel fuoco il giorno prima. Ma non basta. Per quello che deve fare, il legno deve essere incandescente. Odisseo spinge la punta nella brace del focolare, soffia. Le braci si ravvivano, diventano rosse, poi arancioni, poi bianche. Il legno d'ulivo comincia a fumare. Non deve prendere fuoco. Deve solo diventare così caldo da ardere la carne. I compagni si avvicinano, sono in 6. Odisseo ne sceglie 4, i più forti, i più fidati. Quando darò il segnale, sussurra, solleveremo insieme il palo e lo conficcheremo nell'occhio, e poi subito lo faremo ruotare. Non fermatevi, qualunque cosa accada. Non fermatevi finché non avremo raggiunto il fondo. I compagni annuiscono. Hanno paura, ma hanno visto i loro amici morire. La paura si è mutata in qualcosa d'altro, qualcosa di più freddo, più duro. Odisseo estrae il palo dal fuoco. La punta brilla di un rosso cupo, quasi vivo. Il calore è un muro che respinge, che obbliga a voltare la faccia. Si avvicinano al mostro addormentato. Polifemo giace supino. Il suo respiro solleva e abbassa il torace enorme come onde lente del mare. L'occhio è chiuso. La palpebra freme di tanto in tanto, percorsa da sogni che non sapremo mai. Odisseo sale sul petto del gigante, sta in piedi sul cuore del mostro. I 4 compagni sollevano il palo, lo puntano verso il centro della fronte dove l'occhio dorme sotto la pelle. Ora! Accade tutto in un battito di cuore. Il palo che penetra, il fuoco nella carne, l'urlo. La punta incandescente trafigge la palpebra, affonda nella pupilla. Un sibilo atroce riempie la grotta, il suono dell'umido che incontra il fuoco, della carne che brucia. Come quando il fabbro tuffa nell'acqua fredda una grande ascia o una scure arroventata per temprarla e il metallo stride e canta così.
stride l'occhio di Polifemo. Odisseo preme dall'alto, i compagni fanno ruotare il palo, come il carpentiere che fora il legno della nave con il trapano, mentre i suoi aiutanti tirano la cinghia da una parte e dall'altra e la punta gira senza mai fermarsi. Il legno scava, brucia, distrugge. Il sangue e l'umore dell'occhio colano lungo il palo, sfrigolano sulla punta rovente, le radici dell'occhio crepitano nel calore. Un odore terribile, di carne bruciata, di morte, riempie l'aria. L'urlo che esce dalla gola di Polifemo non è umano, è il ruggito di una montagna che crolla, il grido di un dio ferito. Le pareti della grotta tremano, i formaggi cadono dai ripiani, le pecore si ammassano, terrorizzate, contro le pareti. Il ciclope si alza di scatto. Le sue mani enormi afferrano il palo conficcato nell'orbita e lo strappano via. Sangue e pezzi di occhio schizzano ovunque. Polifemo barcolla, brancola nel buio che ora è il suo mondo per sempre. Odisseo e i compagni si disperdono nella grotta, si nascondono tra le pecore, dietro ai ripiani, nell'ombra. Il mostro non può vederli, non può più vedere nulla. Nessuno, urla Polifemo, nessuno, maledetto. Quell'omiciattolo mi ha ingannato. Le grida di Polifemo rimbombano nella notte, raggiungono le altre grotte, le altre cime dove vivono i ciclopi suoi vicini. Uno dopo l'altro i giganti si svegliano, si avvicinano alla grotta di Polifemo. Le loro voci risuonano dall'esterno, oltre il masso che chiude l'ingresso. Polifemo, perché gridi così nella notte divina? Perché ci svegli? Qualcuno ti ruba le greggi? Qualcuno vuole ucciderti con la forza o con l'inganno? Odisseo trattiene il respiro. Se Polifemo dice quello che è accaduto, se dice che degli uomini lo hanno accecato, i ciclopi sposteranno il masso, entreranno e per lui e i suoi sarà la fine. Ma Polifemo risponde con le uniche parole che conosce. Nessuno mi uccide, amici. Nessuno mi uccide con l'inganno, non con la forza. Silenzio. Poi una voce risponde, irritata. Se nessuno ti fa violenza e sei solo, è un male che viene da Zeus e non puoi evitarlo. Prega piuttosto tuo padre Poseidone. I passi pesanti si allontanano. I ciclopi tornano alle loro grotte e ai loro sonni interrotti. Non sanno che dentro quella caverna ci sono 7 uomini vivi e che uno di loro sta sorridendo nel buio. Utis, nessuno. L'inganno del nome ha funzionato. Odisseo sente qualcosa che non provava da giorni. Una risata che sale, che preme per uscire, che vuole esplodere. Ma no, non è ancora il momento. Polifemo geme, si aggira a tentoni per la grotta, si medica l'orbita vuota con latte cagliato. Il dolore lo tormenta, ma peggio del dolore è la rabbia. Sa che gli uomini sono ancora lì dentro. A lungo li cerca come può, ma inutilmente. Vuole ucciderli tutti. Sa che cercheranno di fuggire. Quando l'alba illumina le fessure attorno al masso, le greggi cominciano a belare. Vogliono uscire, andare al pascolo. Polifemo non ha a cuore di tenerle prigioniere. Ama le sue bestie. Forse le ama più di quanto abbia mai amato qualsiasi cosa. Sposta il masso ed entrano subito i maschi dal recinto esterno, montoni e arieti che hanno passato la notte fuori. Le bestie si ammassano nella grotta, si mescolano alle femmine, pronte ad uscire tutte insieme per andare al prato. Ma Polifemo non si fa da parte. Si siede sulla soglia, le gambe aperte, le braccia tese. Ogni animale che esce deve passare sotto le sue mani. E le sue mani tastano, cercano, controllano. Credete che sia così stupido da lasciarvi fuggire cavalcando le mie pecore? Odisseo guarda la scena, capisce.
Polifemo controlla il dorso degli animali, ma non controlla il ventre. Nella grotta ci sono montoni grandi, dal vello spesso e lanoso. Odisseo li lega 3 a 3 con i vimini che trova nei recinti. Sotto quello di mezzo, legato alla lana del ventre, un compagno. Uno alla volta, 6 uomini vengono nascosti sotto gli animali. Uno alla volta, i montoni legati si avviano verso l'uscita. Polifemo tasta il dorso, non sente nulla, lascia passare. Resta solo Odisseo. E per sé ha scelto l'ariete più grande di tutti, il capo del gregge, il più bello, quello dal vello più folto. Non lo lega agli altri, si aggrappa sotto la pancia, le mani intrecciate nella lana, il corpo sospeso. L'ariete si avvia verso l'uscita. Polifemo ferma l'animale. Odisseo sente il cuore che pare stia per esplodergli nel petto. Ma il ciclope non cerca sotto. Accarezza il dorso dell'ariete e parla. Ariete mio caro, perché esci ultimo dalla grotta? Non eri sempre il primo tu a balzare fuori per brucare i teneri fiori del prato? Il primo ad arrivare alle correnti dei fiumi? Il primo a voler tornare all'ovile la sera? La voce è rotta. Il mostro che divora uomini piange carezzando il suo animale preferito. Ora invece sei l'ultimo. Forse soffri per l'occhio del tuo padrone, che un uomo da nulla ha spento con i suoi compagni maledetti, dopo avermi domato con il vino. Nessuno. Ma non è ancora in salvo, te lo dico. Se tu potessi pensare come me, se potessi parlare, mi diresti dove si nasconde quel vigliacco e io gli fracasserei il cranio, gli spargerei il cervello per la grotta, così il mio cuore avrebbe sollievo dai mali che nessuno mi ha inflitto. Poi, delicatamente, lo lascia andare. L'ariete esce. Odisseo esce con lui. Il sole lo acceca per un istante. Il sole che Polifemo non vedrà mai più. I compagni sono già alla nave. Hanno caricato le pecore, i montoni. Appena vedono Odisseo, spingono lo scafo in acqua, saltano sui banchi, afferrano i remi. La nave si allontana dalla costa, 100 braccia, 200. Con la distanza che aumenta, gli animi degli uomini si rassicurano. È finita. Sono salvi. Ma Odisseo guarda indietro. Vede il ciclope che è uscito dalla grotta, che brancola sulla costa, che annusa l'aria cercando di capire dove siano andati. E non resiste. Ciclope, non era un uomo da nulla quello di cui hai divorato i compagni nella tua grotta. Dovevano ricadere su di te i tuoi misfatti, sciagurato, che non hai esitato a mangiare gli ospiti della tua casa. Per questo Zeus e gli altri dei ti hanno punito. I compagni impallidiscono. Cosa fai? Taci! Vuoi farci uccidere? Ma la voce di Odisseo ha già raggiunto la riva. Polifemo ruggisce di rabbia, strappa dalla cima di una montagna un masso enorme, impossibile a sollevarsi, e lo scaglia nella direzione della voce. Il macigno cade davanti alla prua. L'onda che solleva respinge la nave verso la riva. Per un istante terribile sembra che li riporterà sulla spiaggia, nelle mani del mostro. Odisseo afferra una pertica, punta contro il fondale, spinge con tutta la forza che ha. Fa cenno ai compagni di remare. La nave si allontana di nuovo. E quando sono al doppio della distanza, Odisseo parla di nuovo. No, lo pregano i compagni, non provocarlo ancora. Ma Odisseo non ascolta. Il sangue gli pulsa nelle tempie, ha vinto, ha sconfitto un mostro, il figlio di un dio, e il mondo deve sapere. Ciclope, se qualcuno tra i mortali ti chiede chi ti ha accecato, chi ti ha inflitto questa vergogna, digli questo. La sua voce rimbomba sul mare. Digli che è stato Odisseo, distruttore di rocche, figlio di Laerte, colui che ha la sua casa a Itaca. Polifemo si ferma, immobile, sulla riva, il volto devastato rivolto verso il mare.
il sangue ancora fresco sulle guance. Odisseo, ripete, e nella sua voce c'è qualcosa di nuovo. Non più rabbia, qualcosa di peggio, una oscura soddisfazione. Dunque si compie l'antica profezia. C'era un indovino che viveva tra noi, un uomo grande e potente nell'arte. Mi predisse che sarei stato accecato per mano di Odisseo. Ma io mi aspettavo di essere sconfitto da un uomo grande, bello, dotato di forza immensa, e invece mi ha domato, un essere da nulla, un omiciattolo, dopo avermi vinto con il vino. Alza le mani al cielo, cerca di attirare di nuovo il re di Itaca a sé. Ma torna qui, Odisseo, lascia che ti offra doni ospitali, che preghi mio padre Poseidone di darti una buona scorta per il viaggio, perché io sono suo figlio ed egli si vanta di essermi padre. Lui mi guarirà se vuole, nessun altro può farlo, né tra gli dei né tra gli uomini mortali. Odisseo risponde con scherno. Potessi privarti dell'anima e della vita e mandarti nella casa dell'Ade, neanche Poseidone ti guarirà quell'occhio. E Polifemo prega. Ascoltami, Poseidone dalla chioma azzurra, tu che cingi la terra. Se davvero sono tuo figlio, ascoltami. Fa che Odisseo, distruttore di rocche, non torni mai a casa. La voce si alza, potente, terribile. Ma se è destino che riveda i suoi cari, che raggiunga la sua casa e la sua terra, che ci arrivi tardi, è male, dopo aver perso tutti i compagni, su nave straniera, e che nella sua casa trovi sciagura. Solleva un altro masso, più grande del primo, lo scaglia con tutta la forza che gli resta. Il macigno sfiora questa volta la poppa, piombando così vicino che l'onda spinge la nave verso l'isola delle capre, dove gli altri compagni aspettano. Odisseo non grida più. Guarda la figura del ciclope che si fa sempre più piccola. E per la prima volta, forse, comprende cosa ha fatto. Ha vinto, ma a quale prezzo? Odisseo tace. Nella grande sala di Alcino nessuno osa respirare. L'eroe solleva lo sguardo. Quando parla, la sua voce è stanca, vecchia. Ecco perché il mare mi è stato nemico per 10 anni. Ecco perché ogni onda, ogni tempesta, ogni naufragio portava il sigillo di Poseidone. Ecco perché sono qui, davanti a voi, dopo tanto errare. Alcino annuisce lentamente. Il dio del mare, padre del ciclope, signore di tutte le acque. Chi può sfuggire alla sua collera? Fermiamoci un istante, mettiamo in pausa il nostro racconto e chiediamoci perché. Perché Odisseo non ha taciuto? Era al sicuro, sulla nave, in mare aperto. Aveva vinto, bastava remare via nel silenzio e quella vittoria sarebbe stata completa. Odisseo non è fatto per il silenzio, non è fatto per essere nessuno. Il suo nome, quel nome che significa odiare ed essere odiato, preme per uscire, esige di essere pronunciato. La sua impresa più grande non poteva restare senza nome, non poteva morire nel silenzio di quella grotta. È Ibris? Forse. O forse è qualcosa di più umano, il bisogno di esistere attraverso le proprie imprese. La Kleos, la gloria che risuona, è l'unica immortalità concessa ai mortali. Senza un nome la vittoria svanisce, con il nome diventa leggenda. Ma le leggende hanno un prezzo. Odisseo si alza, lentamente. La notte è ancora lunga e il mio racconto è appena cominciato. Dopo l'isola dei Ciclopi ho visitato il regno di Eolo, signore dei venti, e lì la sorte ci ha messo in mano il ritorno sicuro, per poi strapparcelo nel modo più crudele. Guarda verso le finestre. Fuori il cielo è buio, ma terso. Volete sapere come si perde la via di casa quando ce l'hai già tra le dita?
La vittoria più celebre di Odisseo è anche la sua condanna. L'astuzia lo ha salvato nella grotta, ma l'orgoglio lo ha tradito sulla nave. Voleva essere qualcuno. Voleva che il suo nome risuonasse anche in bocca ai nemici. E proprio quel nome, gridato sul mare, lanciato come una sfida, è diventato una maledizione. Per 10 anni Poseidone non dimentica. Ogni volta che Odisseo vede la riva di casa, un'onda lo respinge. Ogni volta che si azzarda a sperare, il mare gli porta via la speranza. È il prezzo della gloria. È il conto che la Kleos presenta a chi la cerca troppo. Ma forse è anche qualcos'altro. Forse è semplicemente essere umani. Perché chi di noi, dopo un'impresa impossibile, avrebbe saputo restare in silenzio? Chi di noi avrebbe accettato di essere nessuno per sempre? Odisseo ha voluto essere se stesso e per questo ha pagato. Io sono nessuno, ha detto nella grotta. Io sono Odisseo, ha gridato sul mare. Entrambe le affermazioni erano vere ed entrambe hanno avuto conseguenze. Questo è l'ultimo episodio regolare dell'anno e voglio augurarti di cuore giorni sereni. Qualunque cosa significhi per te, riposo, famiglia, solitudine beata, viaggi o divano, spero che siano davvero giorni buoni. Mitologia tornerà a gennaio, continuando con le avventure di Odisseo. Nel frattempo però non ti lascio solo. Ci saranno piccoli regali ad aspettarti. Rimani sintonizzato, non dico altro. Se cerchi un dono da mettere sotto l'albero, per chi ama queste storie o per chi potrebbe scoprirle, i miei libri, Il Re degli Dei ed Eracle, La Via dell'Eroe, sono un'idea. Dico così, Trovi tutto in descrizione. Grazie di esserci, come sempre. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti do appuntamento al nuovo anno sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.